Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video che va a completare l'anteprima che avevamo già fatto del nuovo NS Panel Pro. Come vi avevo già detto, non sostituisce l'NS Panel precedente, questo è un nuovo prodotto, una nuova concezione di utilizzo della piattaforma WeLink che vedremo poi meglio. Sono due cose separate. Che cos'è l'NS Panel Pro? Per chi non conosce neanche il primo NS Panel, è un dispositivo sostanzialmente touch, non ha nessun tasto come aveva il precedente dispositivo, si monta a parete, adesso poi vedremo come, ci sono delle precisazioni da fare, e da questo touch si riesce a comandare tutto quanto. In pratica è un mini tablet con uno schermo da 3.95 pollici TFT LCD molto bello, vedremo che poi anche quando andiamo a visualizzare le telecamere si vede molto bene, è veramente carino seppur è un 4 pollici, monta una CPU all'interno quad core, in pratica vi farò poi vedere che ha un suo sistema operativo caricato, credo sia Android, almeno sembra, ed è come avere un cellulare, diciamo un piccolo tablet quadrato a parete dove andiamo a fare un sacco di cose. Nell'hardware integra un microfono, uno speaker e anche un importante sensore di luminosità, insomma un hardware completo. Vi dico subito che non è secondo me un dispositivo che hanno costruito da soli, perché ho già visto online che altri marchi stanno pubblicizzando lo stesso dispositivo. Questo non è un segreto perché poi ve ne accorgerete. Comunque noi oggi guardiamo lui. Eccolo qua, non sto a rifare la procedura dello spacchettamento perché l'avevamo già vista nella preview, ma questa volta ce l'ho in mano, cioè ce l'ho già da un po' in mano, ma questa volta posso farvelo vedere in tutte le sue funzioni e particolarità. Allora, sul retro abbiamo già visto che ha solo alimentazione, quindi neutro e linea in ingresso, non ha uscite, è un dispositivo esclusivamente di controllo. Ha la stesso ingombro, la stessa scocca dell'NS Panel, diciamo versione tradizionale, anche lui si smonta da qua sotto facendo leva, viene via il display e rimane la parte diciamo del telaio e dell'alimentazione dell'elettronica principale. Notiamo subito che abbiamo ad a che fare di nuovo con un dispositivo che non nasce per le nostre 503 rettangolari, e temo che a differenza dell'altra volta dove l'NS Panel è stato poi prodotto anche in versione americana, quindi per 503 verticali, ma che si poteva orientare nell'altro modo e si riusciva a montare in orizzontale nelle nostre scatole italiane, questo qua temo che verrà prodotto solo in questa variante. L'alternativa quindi qual è? È di nuovo ricorrere alle placche che avevo ideato e realizzato per adattare l'NS Panel versione europea, e vediamo che per fortuna ha la stessa scocca, quindi monta allo stesso modo. Queste staffette verranno fissate alla 503 e a loro volta verranno avvitate con la placca per formare un unico pacchetto. La variante, come vi avevo già spiegato l'altra volta, è in modo diciamo più fai da te, prendere un coperchio cieco per le 503, gli fate dentro lo scasso per alloggiare questa parte e i due fori per fissarla, circa come ho fatto io l'adattatore. Sarà poi bianca, in alcune case va bene, in alcune case no, lì magari gli date una verniciata, insomma questo giro bisogna aggiustarsi. Lo ricolleghiamo alla sua base perché adesso lo possiamo accendere. Linea in ingresso, neutro in ingresso e basta, perché lui, come vi dicevo prima, è solo un dispositivo di controllo. Mettiamo anche il coperchio per proteggere la morsettiera e ora possiamo accenderlo. Ok, eccolo qui, si è acceso, vedete che qua c'è già un po' di roba perché faremo un po' di prove. Welcome Start, ok, premiamo Start, subito ci fa scegliere la lingua, che è una cosa molto apprezzata perché c'è l'italiano. Seleziona un paese o una regione. Allora qua in realtà dobbiamo scegliere il capoluogo, qui l'unica cosa che sono riuscito a scegliere è il capoluogo dell'Italia, quindi Roma. A questo punto va avanti e fa una scansione del wifi, perché lui si connetterà direttamente senza passare dall'app. È un dispositivo che ha una procedura diversa dal solito. In questo caso selezioniamo la rete wifi, a questo punto mettiamo la password della nostra rete wifi a 2,4. vedete che dall'interfaccia, da come esce la tastiera, sembra un dispositivo con caricato un sistema operativo Android. È molto facile che sia così.
così. Sembra di maneggiare, diciamo, un grosso smartwatch dalla tastiera e tutto, però magari mi sbaglio. Dopo aver confermato la password diamo entra e da questo momento in poi è connesso al nostro wifi, ma ora ha bisogno di connettersi al nostro account WeLink. Quindi dobbiamo fare accedi. In questo momento prendiamo il nostro smartphone e apriamo l'app WeLink e facciamo esattamente come dice il dispositivo. Aprire l'app WeLink, scegliere Add Device, quindi tasto più blu in mezzo nella parte bassa, e dobbiamo fare tramite scansione di QR code, questa voce qui a sinistra. La fotocamera del telefono deve inquadrare il QR code che c'è sull'NS Panel Pro. Ok. Viene trovato il dispositivo al quale possiamo dare un nome, io lo chiamo NS Panel Pro, non gli dico in che stanza è e clicco completato. Guardiamo un po' cosa succede. Succede che abbiamo un nuovo dispositivo con l'icona NS che è leggermente diversa da quella del vecchio NS Panel che non aveva la scritta NS dentro. Lo vediamo connesso, se entriamo dentro si apre questa schermata. Questa schermata ci serve a far vedere le funzionalità principali del dispositivo, ma in realtà non ci permette di fare nulla perché tutti i controlli saranno fatti direttamente da lui. Prima vi faccio dare un'occhiata generale al dispositivo. Dunque ha questa schermata grafica leggermente diversa da quella a cui eravamo abituati sull'NS Panel normale, il display è un po' più grande, ha un'ottima definizione e tramite degli slide a destra, a sinistra, in su e in giù possiamo fare varie cose. Innanzitutto con lo slide in basso entriamo in questo menu dove abbiamo la possibilità di aggiungere un device, di avere le ultime notizie, di intervenire impostando degli allarmi, quindi nell'orologio, delle sveglie. Abbiamo delle impostazioni del device, quindi possiamo cambiare rete, informazioni sull'account, informazioni sul fuso orario. In questo caso per avere l'ora corretta ho visto che bisogna impostare questo qui riferito all'Europa ma il +2 e vedete che in questo modo abbiamo l'ora corretta perché adesso sono le 23:30 e lui mi segna 23:30. Abbiamo poi il discorso delle previsioni meteo, quindi l'unità di misura della temperatura che è già a gradi centigradi e la città di riferimento. Io non sono riuscito a trovare il mio paese preciso, però ad esempio riesco a trovare Torino, Piemonte. Lo seleziono e torno indietro. Abbiamo poi opzioni sul display, quindi luminosità automatica che si regola con il sensore che deve essere uno di questi due, oppure possiamo tenerla al massimo. Io in questo caso la tengo al massimo. Ci chiede poi dopo quanto tempo deve andare in standby, quindi disattivare il display. Vedete che qui c'è ancora un problema di firmware con qualche bug, perché qua probabilmente era impostato su, che ne so, 5 secondi, magari qui 30 secondi. Vedete, continua a darmi questo errore. Come vi dicevo all'inizio, questo è un prototipo, c'è ancora qualcosina da affinare. Io comunque metto quella più lunga, così sono sicuro che non mi si spegne, lo lascio così. Lingua che avevamo già selezionato all'inizio, che è italiano, e il volume del dispositivo lo lasciamo al 100%. Non abbiamo altre impostazioni. Abbiamo qui la possibilità di aggiungere delle telecamere tramite un nome e inserendo un indirizzo IP. Io al momento non ho telecamere IP da configurare, quindi è una verifica che faremo poi più avanti. Altre opzioni in questo momento non ne abbiamo. Scorrendo in basso non fa nulla. Scorrendo a sinistra ci fa vedere tutti i dispositivi che abbiamo al momento dentro la nostra app WeLink. Quindi i dispositivi che ho di qua li vedo tutti di qua. Come anteprima di comando diciamo che l'icona così blu scura indica il dispositivo spento, così è un dispositivo acceso. Questi sono dei Sonoff Mini ad esempio. Qui abbiamo una placca TX a 3 canali, quindi vedete che mi fa attivare o disattivare il singolo canale, oppure tutti spenti o tutti accesi. Questo è un Sonoff Power 2 che mi fa solo attivare o disattivare, non mi fa vedere i consumi, almeno per adesso. Questi sono tutti mini. Qui abbiamo un altro TX a 2 canali. Qui abbiamo ad esempio delle luci, delle lampadine smart, sempre Sonoff, che sono ad esempio le B05 multicolor che avevo recensito. In questo caso su questa lampadina che ad esempio è multicolore mi fa selezionare se deve essere sul bianco, bianco freddo, bianco caldo, la luminosità, o in modalità colore mi fa scegliere tutte le colorazioni, vedete?
con anche la luminosità e ovviamente posso accenderla o spegnerla. Abbiamo poi ad esempio una cosa importante, abbiamo la gestione di dispositivi che non sono magari del marchio Sonoff, perché lui vede tutto quello che viene visto dentro WeLink. Anche il nostro magnetotermico Wi-Fi, che non è marchio Sonoff, me lo fa comunque comandare e mi dà lo stato acceso o spento. Questa è una cosa molto importante. Questo qui che ad esempio un Sonoff 4CH ci fa vedere tutte e 4 le zone. Questo che ad esempio è un contatto Wi-Fi il DV2 ci fa solo vedere se è aperto o chiuso e ci dà lo storico di tutte le aperture e le chiusure. Qui non abbiamo altro. Avrà poi ancora una predisposizione nativa per gestire i nuovi Sonoff TH, dove sarà possibile controllare la temperatura e l'umidità di magari ogni singola stanza. Non ha più la funzione termostato hardware diretta interna, ma ovviamente tramite sensori esterni come i TH o i sensori Zigbee potremo creare delle automazioni con altri dispositivi come Mini, Basic eccetera per gestire le temperature di casa nostra. Andando invece a destra abbiamo il controllo delle scene, quindi le scene che avete impostato nell'app WeLink le vedete tutte qua tramite comando a bottone. Banco on e banco off sono le luci di questa zona dove sto riprendendo, posso ad esempio accenderle tutte, comando riuscito, o spegnerle tutte. Nella schermata principale, come vedete, abbiamo l'ora, la data, le previsioni. Molto importante la data che mi viene data col giorno della settimana, il numero e il mese, corretta come giusto che sia. E ad esempio abbiamo qui il tasto camera, perché in questo caso mi fa visualizzare direttamente la Sonoff camera che ho impostato. Se ce ne fossero state altre mi avrebbe fatto tutta la lista. Io la seleziono e vedete che vediamo subito quello che vede la telecamera. Spero di riuscire a farvelo apprezzare, ma si vede veramente bene, la qualità del display è veramente buona. Ci dà in anteprima le informazioni di ripresa della telecamera, gli fps di trasmissione e i kilobyte. Importante, essendo un dispositivo con microfono e altoparlante, possiamo anche intraprendere direttamente dall'NS Panel Pro una conversazione bidirezionale con la telecamera. Quindi possiamo attivare l'audio. Adesso mi sposto un attimo. Prova. Non so cosa sia capito, ma funziona molto bene. Possiamo scegliere poi se rimanere solo in ascolto o solo in parlato. Alla prima attivazione li attiva tutti e due e poi possiamo scegliere quale gestire. Questa cosa è molto comoda perché possiamo avere telecamere sparse per casa e le possiamo vedere direttamente da qua. Un'altra funzione che notiamo è il tasto Disarmed. Questo perché? Perché è una funzionalità che il dispositivo prevede come utilizzo, diciamo, a livello sistema di antifurto. Quindi abbiamo la possibilità di avere delle modalità di inserimento che gestiremo poi con dei dispositivi che in questo caso aggiungiamo dall'app. Perché questo Sonoff NS Panel Pro è anche un hub Zigbee. Tramite lui possiamo memorizzare i dispositivi Zigbee che abbiamo già in casa o che andiamo ad acquistare. Ad esempio adesso facciamo la prova con un mini Zigbee. Lo mettiamo in accoppiamento. In questo caso dobbiamo ricorrere all'app. Entriamo in NS Panel Pro dove c'è Gateway qua sotto. Vedete che non c'è nulla di configurato, ma possiamo premere il tasto aggiungi. Lui partirà con una ricerca dei dispositivi rilevabili. Vedete che ha già trovato un dispositivo che è stato anche già riconosciuto dall'assistente di Amazon. So che non ce ne sono altri, quindi vado avanti con lui. E vedete che mi aggiunge questo dispositivo che mi chiama Light. Io in questo caso posso comandarlo da qui, accensione e spegnimento. E ovviamente adesso me lo ritroverò anche sui dispositivi NS Panel, quindi qui a sinistra su Light, se io clicco sopra va a comandarmi direttamente quel dispositivo. Notate che è l'unico dispositivo con l'icona Zigbee, mentre gli altri sono dispositivi Wi-Fi. Torniamo indietro che vi faccio capire. Vedete che vediamo l'NS Panel Pro con scritto dispositivi secondari 1 perché tramite lui abbiamo aggiunto un dispositivo Zigbee che a sua volta viene visualizzato nell'app in modo separato, sempre con l'icona Zigbee. Se noi ora entriamo in NS Panel Pro e andiamo in Gateway, possiamo andare a lavorare sul sistema, diciamo, di antifurto. Quindi in modalità Home, ad esempio,
dice che non c'è nessun sensore. Questo perché lui lavora con i sensori Zigbee. Ora purtroppo non riesco a farvi vedere questa funzionalità perché non ho dei sensori Zigbee, ma sono sicuro che non avrete problemi ad integrarli perché, come ha rilevato questo mini, rileverebbe qualsiasi dispositivo Zigbee. E una volta aggiunto, sicuramente dentro queste modalità si può andare a inserire il sensore e farlo lavorare con determinati inserimenti o meno. Lui comunque mi dice che non c'è nessun sensore aggiunto, ma io posso comunque impostare questa modalità home. Se vado dentro questa modalità home, intanto c'è il nome che posso cambiare e poi c'è il tipo di allarme, che può essere uno di tutti questi preimpostati. Ci sono allarmi, campanelli, orologi, ce n'è parecchi. Quindi può essere una funzionalità di allarme oppure di comodità che all'apertura di un determinato sensore mi emette un determinato suono. Qua c'è il volume dell'allarme e possiamo poi impostare se questo allarme deve essere continuativo o personalizzato. Possiamo arrivare a mettere fino a 30 minuti di allarme. Salviamo le impostazioni e abbiamo configurato questa modalità home. Stessa cosa per la modalità assente, stessa cosa per la modalità riposo. Quindi sostanzialmente abbiamo tre modalità che possiamo rinominare e configurare a nostro piacimento per far lavorare questo hub Zigbee come una specie di centrale antifurto. Sicuramente non ci sono molte opzioni come impianti professionali eccetera, però è già una funzione carina che possiamo integrare nel nostro sistema. Altro non c'è perché cliccando dispositivo vediamo semplicemente tutti i dispositivi che riconosce tramite WeLink, Gateway l'abbiamo già visto e scena sono le scene che lui vede che prende dall'app, ma in realtà non possiamo fare nulla. Nelle impostazioni qua sopra vediamo che c'è il nome che possiamo cambiare, versione app, versione ROM e versione Zigbee, che al momento non mi fa cambiare. Ci sono le scorciatoie, arriviamo anche di qua alla configurazione delle modalità diciamo a livello di antifurto, registro di sicurezza che tiene nota di tutte le attivazioni, le cose che riguardano il sistema di sicurezza, produttore, modello, ID, nome firmware e elimina dispositivo, non c'è altro. Quindi dall'app in realtà andiamo a fare solo l'aggiunta delle periferiche Zigbee, da qua facciamo tutta la gestione. Quando sarà implementato diciamo il sensore dell'antifurto eccetera, da qui potremo scegliere se fare l'attivazione di uno dei tipi di inserimento. Non c'è altro, il dispositivo in realtà è molto semplice perché è semplicemente un'interfaccia touch, un display touch di quello che avete già nell'app WeLink, però è carino da vedere, sicuramente è un elemento d'arredo ed è molto comodo, uno per le scene perché magari senza andare a mettere dei finti pulsanti in giro, dei tics eccetera, possiamo comandarle tutte direttamente da qua. E poi abbiamo la gestione completa di tutti i dispositivi che comunque può essere una cosa molto comoda. A me è piaciuto personalmente il sistema della telecamera perché è una cosa che mi viene comoda, perché io ad esempio a casa questo sistema lo userò come videocitofono interno, quindi metterò una Sonoff Cam Slim dove lavoro io principalmente sotto casa e mia moglie direttamente da questo mi potrà chiamare con l'audio bidirezionale e dirmi magari che è pronta la cena. Il dispositivo l'abbiamo visto. Esteticamente molto bello, non c'è nulla da dire, grafica semplice, minimale ma interessante. Ecco una cosa che volevo ancora farvi vedere che però non c'è più e giuro non riesco a capire perché, ma le altre volte che lo usavo qua c'era un sesto tasto che serviva a cambiare lo sfondo. Non lo so, vediamo se magari più avanti esce fuori, ma adesso l'ultima cosa che rimane da fare è montarlo fisicamente sulla 503 per vedere come rimane. Più o meno si integra esattamente come l'NS Panel prima versione in qualsiasi ambiente moderno o anche non moderno. Tutti i comandi, compresa la luce che illumina questa stanza, mette faretti soggiorno, possiamo accenderla o spegnerla. Comodissimo perché non abbiamo un limite di dispositivi, cioè li vede veramente tutti, le solite scene che vedevamo prima. È molto comodo, ad esempio da qua il fatto che si può interpellare una telecamera. Vedete che il tempo di accesso è comunque abbastanza veloce e soprattutto da qui possiamo anche
intraprendere la conversazione. Ok, dopo essere stato montato diciamo un paio di giorni, si è probabilmente ambientato alla casa, perché come vedete mi è comparsa la stessa voce di cui vi parlavo nel menu, che è soggetto, quindi intendono sfondo, dove possiamo cambiare gli sfondi dell'home page. C'è questa autunnale, questa invernale, questa estiva, questa con le stelle, e queste sono tutte statiche, nel senso che non cambiano. Questo è uno sfondo che viene visualizzato automaticamente anche senza internet, e poi c'è quello standard che diciamo è dinamico perché cambia in base alle condizioni climatiche. In questo caso lascerò questo, clicco salva, e adesso che è una giornata un po' nuvolosa abbiamo queste nuvolette, man mano che cambiano le condizioni meteo cambia anche lo sfondo. Si è anche diciamo corretta la visualizzazione delle impostazioni per quanto riguarda il display, perché adesso abbiamo la chiusura automatica che può essere impostata in 15-30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti o 30 minuti. Se noi la impostiamo breve a 15 secondi, lui si spegne automaticamente. Per riattivarlo sarà sufficiente arrivare e toccare il touch. In questo modo trovo che faccia un ottimo effetto estetico. Vedete che rimane un po' più spesso di una serie civile, ma si integra perfettamente in ogni ambientazione. Un conto è vederlo sul banco, un conto è vederlo montato a parete. Direi che è un bel prodotto, dai. Non è niente male. Personalmente mi piace più questo del primo NS Panel. Il primo NS Panel aveva in più la funzione termostato, però era limitato perché c'erano i widget. Qui è un sistema completamente diverso, ha un suo sistema operativo, quindi si può aggiungere qualsiasi cosa, e sicuramente quello che c'è adesso secondo me è una piccola parte di quello che potranno poi implementare in futuro, perché è solamente un display touch sul quale si può aggiungere qualsiasi cosa. Dunque, nel mentre sono arrivati degli aggiornamenti che vi do subito, oltre alla placca di mia produzione per adattarlo, mi hanno confermato che non verrà prodotto nella versione rettangolare, ma verrà fornito un adattatore tipo questo che vi faccio vedere in anteprima. È solo un rendering, ma probabilmente sarà quasi definitivo, e che consentirà quindi di metterlo anche in orizzontale sulle nostre 503 e avrà il display orientabile. Non sarà l'unico modo di montarlo, perché sarà previsto anche uno stand per usarlo diciamo a banco, che potrebbe essere una cosa molto comoda, tutta roba che sarà presto disponibile. Ora veniamo alla fuffa: quanto costa, come verrà venduto. Dunque, partirà oggi una sorta di prenotazione, ma non più su Kickstarter ma direttamente sul sito Sonoff. Verrà prodotto sia grigio come questo che abbiamo visto e sia bianco, molto importante. Sarà disponibile solo un po' più avanti. Diciamo che sarà disponibile grigio verso fine agosto e bianco verso fine settembre, stiamo larghi, magari mettiamoci qualche settimana in più in mezzo. Attenzione, perché poi già con l'NS Panel normale mi avevate detto ma non sono riuscito a prenderlo, adesso costa di più. Dovete sbrigarvi, perché nel momento in cui vedete questo video partono le prenotazioni, dove i primi 400 pezzi saranno prenotabili a $69,90, ce ne saranno 200 bianchi e 200 grigi. Poi salirà, perché dopo i primi 400 prenotati ce ne saranno 1000 a $79,90 divisi 500 bianchi e 500 grigi, e poi ce ne saranno altri 2000 a $89,90. Più sarete veloci a prenotarlo, meno lo pagherete. Andate subito a cliccare il link che c'è in descrizione. Secondo me potrebbe essere bello bianco in alcuni ambienti, ma quello grigio diciamo è un po' più universale. Dovete essere veloci, cliccate il link che c'è qua sotto in descrizione. Sotto il video c'è il link evidenziato da cliccare, perché altrimenti poi lo pagherete di più, e quando andrà in vendita diciamo a regime a prezzo standard verosimilmente sarà ancora più caro. Io spero che il video vi sia piaciuto. Non è che vi voglio vendere il prodotto, ma secondo me, come vi ho già detto prima, è più valido dell'NS Panel prima versione, perché l'hanno semplificato, hanno eliminato qualcosa che potrebbe essere superfluo, ma l'hanno allargato a un controllo totale. Mi è piaciuta molto la visualizzazione delle telecamere, è un piccolo dispositivo indipendente che secondo me troverà posto in molte case. Se il video vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!